Sto cercando dello scotch. Guarda, io non c'ho niente. Aspetta, aspetta, aspetta. Che hai fatto? Prende benissimo. C'è una qua fuori. No, no, così si abbassa il segnale. Ragazza! Ti serve qualcosa? Aspetta, aspetta che prende benissimo. Prende benissimo. Entra, dai, fai il giro, fai il giro. Ancora meglio. Perfetto, perfetto. Entra. Entra, dai, vieni. Fai il giro. Vieni. È perfetto. Tu? Perfetto. Oh, ma non sei contento? Non devi più aspettare il Frecciarossa del 2012. Ah, me lo sento, oggi riesco a vederlo tutto quanto, fino in fondo. Sono mesi che cerca di vedere il documentario su quella sorda e cieca. Sento qualcosa? È uno di quei film sul senso della vita, di quelli pesanti che piacciono a lui. Zitta. Zitta, vedo qualcosa, ferma. Era il mio riflesso. Ma come? Mi ha fatto una testa così col profondo significato del lungo silenzio all'inizio e del buio all'inizio. Ed era lo streaming che andava a 2 all'ora. Ma che cazzo ha chiuso questa bottiglia? Vedo che abbiamo... com'è che la chiamate voi? Disabile? Vedo che hai visto la stampella. Felice di sapere che tu abbia ancora il bene, o forse il male, della vista. Guarda, lei non è nostra madre. Carità. Non ho nessuna voglia di essere madre di nessuno. Nemmeno io. Ci sono già così tanti settantenni che hanno così voglia di fare da genitori a tutti. Se continuiamo di questo passo, credo che avremo generazioni di soli figli. Ma non bastava la catatonica? Di là. Mia sorella riposa, ha bisogno di riposo. Sua sorella riposa, ha bisogno di riposo. Sveglia, cocca, sono 12 anni che è in questo stato di catatonica. Senti, ma tu, spiegami una cosa, perché io ancora non ho capito in questi 12 anni, ma tu la tieni per pietà? O perché vuoi avere un bel tetto assicurato proprio qui, sopra la tua testolina, Il tetto che do a te a lui, mi pare. Scotch? Ma no, ma usa un bicchiere, no? Dio, questi bicchieri. Non ho mai capito questa storia di bicchieri. Cioè, come in quei film, no? In cui tutti gli alcolizzati bevono dal bicchiere. Ma si beve dalla bottiglia? No, si beve dalla bottiglia perché altrimenti in un bicchiere ci sta troppo poco alcol. Così. Alla bottiglia. E così hai questa sensazione che tutto ti entri dentro. Ecco, per esempio, questo fosse il mio stomaco e io volessi farlo rientrare nella pancia. Bisogna sentire l'alcol che scorre al posto del sangue, del pensiero, dell'aria. Il primo sorriso. Non darle corda. Niente sorrisi, che non l'aiutano. Non ho bisogno di aiuto, grazie. Almeno non di questo. Sono incinta. Forse lo tengo, forse no. Dai, tienilo, lo cresciamo qui. Sì, siamo finiti in un film di scuola. E poi basta con sto cinema. Allora, innanzitutto il cinema è più vero della realtà, perché almeno te la decodifica. La vita è molto più confusa e complessa di un codice. Beh, certo, se passi le tue giornate a stordirti. Il mio è un addestramento all'incoscienza. Cerca di non ammazzarti nel frattempo, però. Io non capisco tutta questa ossessione a perseverare e a preservare la vita. Cavoli, c'è gente che ci nasce in corsa verso la morte. Ah, i bambini servono solo a distrarre dalla paura di morire e di essere dimenticati. L'immortalità viene solo dalle nostre opere.
Qualcuno dovrà pur fare dei figli se vuoi del pubblico, caro. Guarda che se continui così non ci arrivi a fargli da pubblico. Vabbè, noi non siamo nella sua situazione, quindi non possiamo capire. Certo, perché bisogna essere in quella situazione per capire, ma dai. Gli uomini non potranno mai capire quello che noi donne proviamo quando... Ma ancora con questo Dio mio, questo femminismo rigurgitato, ma tu non te lo senti in bocca, proprio lì incastrato in bocca. Io te lo vedo. Allora, è come quando abbiamo qua il cibo, vi ricordate, attaccato al palato qua? Che poi abbiamo paura, il terrore che vada qui davanti ai denti, mi dica proprio qui ficcato con i denti davanti agli presenti che sono pieni di schifo, di sgomento. A proposito di bambini, io sono sempre incinta. Beh, senti, secondo me il ragazzino nello zainetto non c'entra. Au revoir. Ma dobbiamo cambiarle il pannolone? Sai, dobbiamo fare tutto noi che i genitori mica accettano che lei è in coma. Non è niente, sta solo riposando. Riposa? Ma se l'unica volta in cui si muove è quando la prendiamo di peso per farle fare il bagno. Il neurologo ha detto che dopo lo shock è Sì, possibile mi ha che detto lei... è possibile che si riprende se aspettiamo, ma sono passati 12 anni. E vorrei ricordarti che è lei che ha cercato di ammazzarsi. Io mi prendo cura di lei, mica me ne approfitto. D'altronde i miei pagano ancora un affitto nominale a Trenitalia, sai, mio nonno faceva il casellante, da allora... Ti faccio il caffè. Per una questione di successione mia sorella... E poi scusa, tu dove ti saresti andato a cacciare? Fammi capire. Non si può capire una storia se uno non la conosce. Che idiozia. Che adesso possiamo parlare solo delle cose che abbiamo vissuto? E mi devi far dare ragione a quella là? Oh, e non Fumare qua dentro. Oh, che immortali del cazzo! Siamo più credibili a fingere le emozioni che abbiamo studiato davanti a uno specchio. Sai, quando io mi guardo troppo allo specchio, a un certo punto mi sembra un mostro. Non so se ti è mai successo, però se ti guardi troppo a lungo negli occhi, poi a un certo punto il tuo volto si trasforma. Certo che l'alcol fa male, ma una vita senza brucia, eh? Sai che non lo so se a volte tu non ascolti e proprio non capisci. E non è un problema se non capisci, Il problema è se non ti sforzi di capire. L'immaginazione è sufficiente anche per la morte. Solo delle persone che sono spaventosamente sane possono pensare che la morte sia il peggiore dei mali. Ma perché sei in punta di piedi? Perché non ho trovato le scarpe coi tacchi. Hai pianto? E vedi, ecco perché ho bisogno di questo. Liquidi. Questo mi scende dagli occhi. Quando avrai smesso di farci pena ti andrai a trovare qualcun altro. Eh sì, già. Non c'è niente di meglio che un pubblico vergine, perché adesso la mia tragedia per voi è una farsa, no? Ecco, io sono un'attrice involontaria. Senti, ma secondo te una come me può trovare un posto nel mondo? Assolutamente no. No, adesso puoi tornare a nasconderti da dove sei venuta. Grazie. Io mi nascondo a modo mio e tu ti nascondi a modo tuo. Au revoir. Io non mi nascondo. E come faccio se ancora non mi funziona la camera? Se il bastone non funziona, se non c'è nemmeno la gente che passa? Sento suonare.
Che c'è una scuola di musica qua dietro. Con mia sorella sentivamo sempre la canzone, quella che cantano le bande, no? Quella che fa... Ta, ta ra 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 ra. Ra 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 ra. Ta. Sembra una carovana. Sì, ecco, proprio così. Prima c'è uno strumento solo, poi un altro ancora, un altro ancora, e più vanno avanti, più sembra che possano aggiungersi strumenti all'infinito. Capisci perché non posso? Io lo so che mia sorella si è buttata, ma è stato un gesto di disperazione. E se adesso lei potesse parlare, io forse Ma potrei... non può. Non puoi parlare tu con lei perché non c'è. No, l'ho detto ai miei genitori, lo dico a te. Bisogna tenerla in vita. Devo controllare che abbia abbastanza ossigeno. E ora scusate, io devo tornare nelle mie stanze a fissare le crepe. Oh, signori e signori, Madama vittima. Le vittime sono i giocattoli dell'umanità, che a un certo punto smette di ritenerle interessanti. Ecco, lei per esempio. Vieni. Ecco. Lei che va in giro a raccontare questa storia che è incinta. Beh, tutti saranno gentili con lei, no? Ma mica sarà vero che è incinta, no? Ma che ti viene in mente? Ma sì, l'ho detto. Sì, l'ha detto, ma anche una stampella là, ma non mi sembra che l'abbia mai usata, no? E quindi? Perché essere sempre malfidati? Buttati per una volta, no? Senti, buttati. Quando lo farai tu, ti giuro, lo farò anch'io.